Buongiorno a tutti. Grazie agli organizzatori per avermi invitato. Io sono qui a parlarvi della nostra esperienza. Come ha detto la professoressa Gandini, la nostra esperienza negli ultimi 2 anni e mezzo di ricerche sulla trasmissione. Noi facciamo revisioni sistematiche. Io faccio revisioni, come vedrete un attimo, faccio revisioni sistematiche da 25 anni, e quindi abbiamo intrapreso un cammino di revisioni sistematiche sulle prove di trasmissione, cioè i modi di trasmissione di questo agente che era sconosciuto fino alla fine del 2019, all'inizio del 2020, come voi ben sapete. Volevo dire semplicemente che le mie coordinate sono queste. Sotto avete la mia pagina web personale, dove potete accedere ai lavori e tutto il resto. E sotto ancora avete le coordinate di Trusted Evidence, che è quello che stiamo, la disseminazione del nostro lavoro che stiamo facendo Carl e io. Se volete essere abbonati a Trusted Evidence, basta che mi mandiate, o andate direttamente lì sul sito e vi abbonate, o mandate un'email a me. Quello mio più comune è jefferson.tom@gmail.com, tutto minuscolo, senza spazi. Quindi il mio cognome, poi il mio nome, @gmail.com. Mi dite per favore iscrivimi e io vi mando. Facciamo 4 articoli alla settimana. Abbiamo appena pubblicato uno sull'ipotermia nelle case durante l'inverno, che è in tempi di crisi energetica è una cosa molto importante. Quindi andiamo avanti, per favore. Prossima. Ok, io parlerò un attimo di quello che ho fatto nel mio output scientifico. Parlerò dei virus respiratori in generale, che sono una cosa che mi interessa da 3 decenni, e poi parlerò della narrativa nel Regno Unito, quello che noi chiamiamo lo sgabello a tre gambe, i casi, i ricoveri e le morti da Covid. Parlerò della trasmissione, i cambiamenti che ci sono stati nella percezione della trasmissione di questo agente. E il termine flip-flop si traduce in italiano con infradito. Il flip e il flop sono una va su, una va giù, sono l'infradito e il rumore che fanno. E quindi uno va su, uno va giù, uno va su, uno va giù, ed è esattamente quello che abbiamo assistito, al quale abbiamo assistito durante tutta cambiamenti repentini durante tutta la vicenda. Poi vorrei accennare all'amnesia, questa strana amnesia collettiva che c'è stata per quanto riguarda quello che sappiamo dei virus respiratori da 100 anni e tutto quello che è stato fatto negli ultimi 100 anni. Parlerò degli attacchi personali che abbiamo ricevuto, farò vedere un esempio, e farò delle considerazioni su come sia difficile continuare a lavorare in mezzo a in questo clima. Poi su una cosa come la trasmissione, che non è nemmeno, credevamo non fosse nemmeno molto controversa, è molto interessante a chi si occupa di sanità pubblica. Poi farò vedere un attimo quello che stiamo facendo per quanto riguarda la trasmissione su Trusted Evidence, come stiamo disseminando le informazioni, e poi farò delle riflessioni personali. Tutto questo, quindi, sono delle opinioni personali. Avanti, per cortesia. Dunque, io faccio revisioni sistematiche da 25 anni, come vi ho detto. Qui ce ne sono alcune di quelle che sono forse quelle considerate più significative dal numero di impatti, di citazioni e via dicendo. Quindi ho lavorato sia su vaccini influenzali, sia sugli interventi, le maschere, il distanziamento, l'igiene personale, via dicendo, quindi interventi non farmacologici dal 2006, mentre invece la prima è dal 1997 che c'è questa revisione.
L'ultima sulla lista è forse la revisione più famosa, che è quella la revisione cosiddetta del Tamiflu, sono inibitori della neuraminidasi, che è stata iniziata nel 98 e che poi è stata finalizzata nel 2014 con 107 documenti regolatori, circa mezzo terabyte di documenti che ci siamo assorbiti durante la revisione. Queste sono tutte revisioni Cochrane. I virus respiratori sono stati studiati seriamente fin dal 1918 in tutto il mondo. All'inizio non riuscivano a vederli, ma sapevano che c'erano delle particelle che hanno chiamato virus, che era un termine che nell'Ottocento era un termine generico. Queste particelle che filtravano, quindi trattenevano i batteri, ma queste particelle che non riuscivano a vedere attraversavano i filtri e potevano essere trasmesse attraverso gli studi challenge studies, e quindi gli studi di infezione dove si infettavano volontari. Questo campo, che è molto complesso e che è stato dominato da un'attenzione completamente fuori sproporzionata su 2 o 3 agenti, soprattutto l'influenza, sproporzionata rispetto a quello che causano, ed è un campo molto complesso perché è continuamente in evoluzione e la nostra conoscenza è in evoluzione, quindi non c'è spazio per fare delle affermazioni generali finali. Bisogna accettare che, come in tutte le procedure scientifiche, stiamo imparando e alla fine ci sarà la verità, se esiste la verità scientifica, forse arriveremo a quella, non certamente quando io sono ancora vivo. Il problema con questi virus, il problema clinico dei virus respiratori è che si presentano tutti con una sindrome che noi conosciamo bene, è una sindrome influenzale. Questa sindrome influenzale ha febbre, mialgie, fino da poche, da una faringodinia, arriva fino a delle complicazioni gravi, compresa la morte. Però le cause e l'attribuzione a ciascun agente di questo, purtroppo, era rimasta al 1978, quando noi siamo arrivati a guardare il SARS-CoV-2 dal marzo del 2020. Era rimasta al 1978 e tutto i progressi che erano stati fatti nella diagnostica molecolare e nel sequenziamento genico non erano stati incorporati in un modello di attribuzione. Avanti. Questo era il problema fondamentale. Allora, vediamo un momento questo sgabello. Primo caso, il numero dei casi, quindi questo numeri sproporzionati di casi enormi. Il problema fondamentale del numero dei casi è che, soprattutto all'inizio, questi erano basati sulla PCR. E la positività alla PCR, in assenza di contaminazione, che è una cosa molto difficile da ottenere perché, come sentirete, è una tecnica sensibilissima. Questi positivi erano positivi a uno o più di questi antigeni, dipende dalle sonde dai primer usati, a uno di questi antigeni, ma la positività a questo antigene, uno di questi antigeni, S o E, non vuol dire che sei un caso attivo, non vuol dire che sei infetto e soprattutto non vuol dire che sei contagioso. Per fare una diagnosi di contagiosità, che è probabilistica e non è certamente una diagnosi, è induttiva e non è deduttiva, è un'indagine, è una diagnosi probabilistica, servono molte notizie di più. Ad esempio un'anamnesi, in una cosa strana che sembra essere completamente stata messa da parte, che si chiama medicina clinica. Prossima slide, per favore. Quindi abbiamo visto la prima cosa che abbiamo guardato è questa storia del numero dei casi. Poi nel Regno Unito ci sono stati un numero di ricoveri, cosiddette Covid admissions, la prima riga, che quando l'abbiamo studiate erano fino al 40% di ricoveri
che erano stati per altre cause, e quindi questa infezione, se di infezione si parla, infezione attiva, era fino al 40% di queste erano nosocomiali. Per quanto riguarda il numero di morti, noi ancora non sappiamo, e credo non sapremo mai con esattezza, quante morti possono essere attribuite al Covid direttamente e quante morti possono essere attribuite al Covid come concausa, e fino a che livello di concausa. Questo è, ad esempio, perché all'interno del Regno Unito, quindi Scozia, nel nord, Galles e Inghilterra, sono state usate fino a 14 definizioni differenti. E questo lo potete vedere su Trusty Evidence, potete seguire tutto questo percorso su Trusty Evidence, sono articoletti molto brevi di 4, 5, 6 minuti al massimo di lettura. Ok, alla 7 per favore. Ed eccoci al trasmissione, il flip flop della trasmissione, questi cambiamenti repentini. Se voi guardate in basso a sinistra questa diapositiva, questo è un tweet dell'OMS che ti dice: guarda, attenzione, il Covid non è trasmesso per via aerea, va bene? Guardate, non è, la negazione è in maiuscola. A destra abbiamo una polemica pubblicata sull'Lancet nel febbraio di quest'anno sulla trasmissione che è ancora poco chiara. Avete un pezzo molto ironico, scritto non da noi, ma su Wired, che è popolarissimo, che dice che praticamente decidetevi per cortesia. Questo è trasmesso per via aerea, trasmesso per contatto e via dicendo. Decidere queste cose non è facile. Come vi ho detto, non esistono meccanismi di attribuzione, o non esistevano meccanismi chiari, metodologici di attribuzione delle cause e della probabilità di trasmissione per una o un altro mezzo, fino a quando abbiamo cominciato a lavorare su questo. La prossima, per cortesia. Quindi, sballottati da tutto da questi cambiamenti repentini, abbiamo fatto un primo giro di revisioni e abbiamo guardato i modi di trasmissione, di trasmissione di possibili, le prove alla base delle modi di trasmissione per via aerea, per via orofecale, verticale, contatto, fomiti e via dicendo. Abbiamo trovato una letteratura schiacciante, con numeri schiaccianti, quindi un sacco di studi, ma la quale la maggior parte, e ci sono diverse revisioni che dicono la stessa cosa, non solo la nostra, la maggior parte di una qualità pessima, se non addirittura che non è possibile interpretare. Ad esempio, 19% degli studi che noi abbiamo trovato in una revisione dicevano che i casi erano positivi, ma non specificavano quale test. Oppure il 45% in un'altra revisione di questi studi indicava come prova di infezione la positività a PCR da sola, senza dare nessun'altra notizia, quindi senza parlare di soglia di ciclo, senza parlare di carica virale, senza dare un'idea dell'anamnesi, della durata dei sintomi, dall'esordio del sintomo al momento in cui è stato fatto il tampone e il prelievo, e quanti tamponi erano stati fatti e come. Tutte cose che influenzano, hanno un impatto notevole sull'interpretazione dei risultati del PCR. Addirittura pensate a quei drive-in McDonald's, stile McDonald's, con tamponi nella macchina. Pensate a quello che c'è nella macchina, nelle autovetture, e pensate che la PCR è in grado di identificare, se usata con soglie di ciclo altissime fino a 40-45, come fanno nel sud-est asiatico, identificare dei frammenti che sono minuscoli. Ma la carica infettiva si aggira su circa 160.000 copie di RNA per millilitro, per dare una probabilità di contagio del 50%. Abbiamo
Quindi, dunque, per cercare di mettere un po' d'ordine in questo che tecnicamente si chiama un casino, abbiamo dovuto costruire il nostro strumento. Abbiamo costruito uno strumento metodologico per cercare di capirci qualcosa che metteva insieme l'epidemiologia, la clinica e l'epidemiologia molecolare, microbiologia, la microbiologia classica e quella molecolare. Prossima slide, per cortesia. Ok, tutto questo lavoro, che sono revisioni ci sono 18 revisioni ora, una sta per essere pubblicata a breve, una sui trapiantati, sta per essere pubblicata a breve, cioè sull'immunodepressi. Questa è una delle revisioni probabilmente più importanti che abbiamo fatto, e sono visibili su questa pagina che vedete. La prossima, per cortesia. Questo, ad esempio, è uno dei riddle, vuol dire il misteri, o una serie è un mistero a episodi, e questo qui, ad esempio, è il ruolo dei fomiti. Cioè, che ruolo hanno i fomiti? Vi posso dire che i fomiti probabilmente alcuni sono contagiosi, o contengono virus in carica sufficiente a passare il contagio, e quindi i fomiti sono una possibile fonte di contagio, soprattutto se il campione è stato preso nelle vicinanze di qualcuno che è veramente contagioso. Il problema, naturalmente, con i fomiti è che vorremmo sapere come sono transitati le particelle virali dalla fonte, qualsiasi fonte si sia, al fomite. E questo non è molto chiaro negli studi che abbiamo esaminato. Comunque ve la potete tranquillamente leggere, è stata pubblicata diverse volte in varie maniere questa revisione. Ed è un esempio. La prossima, per cortesia. C'è un notevole ritardo qua, sta peggiorando. Non so se riuscite a vedere. Pronto? Abbiamo perso il collegamento. Bah, faccio io. Io non so se mi riuscite a sentire ancora o vedere, perché sembra di essere... No, collegamento c'è, quindi... Comunque, io vado avanti. Ci sono stati 100 anni, quindi più o meno dalla spagnola in poi, di ricerca e scoperta di questi vari virus respiratori. Il primo è stato dato nel 1932, isolato in suini, è stato dato il nome di influenza suina, ed è il primo virus respiratorio. La persona che l'ha scoperto è un americano, Richard Shoup, e da allora sono stati scoperti sempre un numero crescente di agenti. Di questi agenti noi non sappiamo tutto, anzi io direi, personalmente penso che ne sappiamo veramente poco. E uno dei problemi che abbiamo avuto è che si sono purtroppo ci siamo affidati o si sono affidati per prendere decisioni su modelli di previsione che sono stati catastroficamente sbagliati, impostati in maniera sbagliata. Sono state fatte previsioni catastrofiche o meno, che non erano basate su delle prove solide. Comunque siamo imbarcati in questa serie di revisioni, e questa serie di revisioni è stata finanziata, la prima serie, dall'OMS. Questo ha attratto una serie di attacchi
che voi riuscite a vedere. Questo è il nostro strumento sulla destra, è un tweet, questa piramide, ve lo farò vedere, è lo strumento che abbiamo realizzato e l'abbiamo messo su un preprint. E i preprint sono utilissimi perché riesce a avere dei commenti. In questo caso abbiamo avuto un commento su un tweet che ci accusa, siccome abbiamo detto che la prova maggiore di trasmissione di un agente è l'infezione, che parte, quindi challenge studies, dove infetti volontari, questa va a, ritorniamo al vaiolo e a Jenner, quindi stiamo parlando di una storia di 230 e passa anni. Questi signori che abbiamo anonimizzato ci hanno chiamato dottor Mengele perché nel primi mesi del 2021 abbiamo detto qui ci vogliono degli studi di contagiosità fatti come challenge studies. E vedete, questo è un attacco proprio diretto a noi, per nome e per cognome. Però questi signori si sono guardati questa piramide, ma non si sono letti il testo, perché nel testo che è a sinistra del preprint abbiamo detto che ci sono dei problemi etici, o c'erano dei problemi etici, con gli studi di trasmissione per infettare volontari, gli studi di trasmissione, e difatti dopo 6 mesi Killingly ha pubblicato il primo studio di questo tipo, che è molto, molto interessante, che fa vedere che la trasmissione avviene nel 53% dei casi dei volontari a cui Killingly e colleghi hanno somministrato il SARS-CoV-2 per via intranasale. E qui c'è vi faccio vedere con il cursore, non so se lo vedete, noi abbiamo fatto un pezzo, abbiamo fatto una tassonomia delle censure che abbiamo ricevuto, che altri colleghi hanno ricevuto, anche questo è su Trusty Evidence. Quindi abbiamo cercato di rimanere sulla retta via, non abbiamo risposto a questi attacchi beceri abbiamo continuato a lavorare. E abbiamo lavorato e abbiamo guardato e abbiamo valorizzato ciò che era fatto. Sulla destra vedete la famosa Common Cold Unit, che è stata chiusa nell'89 dal governo inglese, dove avevano fatto esperimenti e avevano identificato il primo coronavirus e il primo rinovirus, anche se non avevano questi nomi, e quindi un posto veramente notevole. OC43 e il 229E sono stati identificati in questo posto. Io ho avuto l'onore di lavorare con l'ultimo direttore dell'unità, che è stata chiusa nell'89, è stata chiusa dal governo inglese perché, ha detto il governo, i virus respiratori non hanno più di interesse a nessuno. Come vedete siamo nelle mani di persone veramente lungimiranti. Ecco lo strumento, si parte da una PCR a più basso livello di attendibilità, PCR qualitativa, positivo o negativo, e si va fino alle culture virali o a ripetute PCR con CT, con solidi ciclo o comunque carichi virali riportate all'interno di un contesto clinico e all'interno di un contesto epidemiologico che esclude o può probabilisticamente escludere percorsi alternativi. Questa è la maniera in cui ci siamo approcciati dall'inizio del 2021, metà 2021, e sulla sinistra vedete i risultati. Questa è la nostra revisione sulla trasmissione possibile trasmissione da individui presintomatici e asintomatici, e su 444 studi, di 444 studi ne sono sopravvissuti soltanto 18, come vedete dall'algoritmo in fondo, una volta che abbiamo applicato questo filtro, che ci ha permesso di pesare gli studi per l'affidabilità degli studi individuali come erano riportati. Nei 18 studi noi abbiamo scritto gli autori di questi 18 studi, i quali ci hanno tutti risposto, cosa veramente molto strana nelle revisioni sistematiche, e ci hanno addirittura dato dei dati in più. Il che vuol dire che questi studi non erano dei studi falsi, non erano studi fatti
così, molto velocemente. Erano studi che erano stati pensati e i dati esistevano. Questa è una constatazione importantissima. Quindi in mezzo a questo bailam c'era chi stava lavorando seriamente, e hanno fatto veramente, tutti questi 18 serie di autori hanno fatto dei lavori eccezionali. E abbiamo, ad esempio, questa è una delle revisioni, anche questa più importante, citata da oltre quasi 300 citazioni, citata da linee guida, e abbiamo avuto un profilo altmetrico molto alto, quindi accessi molto alti. Questa è la revisione che guarda la performance della PCR contro le culture virali. Perché ricordatevi, la PCR non è il gold standard, non è il test di riferimento per la contagiosità. La cultura virale rimane come tale. E non lo è nemmeno il sequenziamento genico. Questo è molto importante da capire, perché il sequenziamento genico ti dice delle cose importanti, ma non ti può provare la contagiosità, soprattutto se è fatto su base induttiva. Ok, quindi questo è quello che è la sintesi. Non importa il modo di trasmissione, se è vomiti, se è per via orale, orofecale, non importa. L'importanza è che se usi la PCR per fare a scopo diagnostico, che molti dicono non potrebbe essere usata, ma se integrata con conoscenze, con cognizioni epidemiologiche e cliniche, un soglia di ciclo, un cycle threshold al di sotto di 25, con dei sintomi clinici floridi, probabilmente vuol dire che questo individuo è contagioso. E quindi questi, se vogliamo isolare le persone, ancora, queste sono le persone da isolare. E questo è un riassunto dei riddles che abbiamo pubblicato su Trusty Evidence, riddles della trasmissione. Siamo andati molto oltre, siamo arrivati a 16 ore. Non l'ho aggiornata, scusate. Vi lascio un attimo il tempo di leggere i brevi riassunti. E arriviamo alla fine. Quindi, come vi ho detto, non è stato facile continuare a lavorare in un ambiente dove ci sono, o comunque in un'atmosfera dove c'è la censura, attacchi personali, abbiamo avuto anche delle minacce, non siamo stati gli unici. Però non abbiamo mai risposto, e non ci siamo mai scontrati con persone che ci attaccavano, perché erano una cosa sterile. Non abbiamo avuto un granché di supporto pubblico, ma un sacco di email private. Queste email private un po' mi fanno ridere, perché è come la vecchia barzelletta "vai avanti te", che a me viene da ridere, è quello che aveva preso una bastonata in faccia. Armiamoci partite. Comunque la cosa principale è che abbiamo scoperto che c'è l'assoluta necessità di trovare delle nuove maniere di comunicazione, che le riviste, come è stato detto stamattina, le riviste non sono l'ideale. Se lo torneranno a essere le riviste biomedico l'ideale o meno, non lo so. Ma i media ufficiali hanno avuto una grossa responsabilità, e continuano ad avere una grossa responsabilità in tutto questo, ma la prima responsabilità viene da noi, dai ricercatori. Grazie per avermi ascoltato.